volta arrivati a Puerto Princesa abbiamo effettuato il transfer dall'aeroporto fino al nostro hotel ad El Nido attraverso un van. Ci sono dei van organizzati con altre persone, con circa 10-12 persone, e il costo è anche piuttosto basso, parliamo di 30 euro andata e ritorno. Il tragitto in termini chilometrici non è molto lungo, ma ci vuole parecchio tempo perché si passa attraverso delle strade fondamentalmente di montagna, anche molto belle a tratti, però ecco, è un viaggio molto lungo, abbastanza provante. Una volta arrivati ad El Nido, noi abbiamo alloggiato all'H Hotel, che è proprio in centro e si è praticamente vicinissimi al porto, che è il punto di partenza delle escursioni. Si parte sia per i tour privati che per gli altri e si possono vedere appunto tutte le lagune che, come vi faremo vedere, Small Lagoon, Big Lagoon, Secret Lagoon, alcune delle più famose, e poi anche tutte le spiaggette. Prendere un hotel in centro ve lo straconsigliamo perché poi la sera potete muovervi in tutta tranquillità senza dover prendere nessuna tipologia di mezzo, tricycle, insomma, vi muovete a piedi, anche perché la vita si svolge intorno a quelle viette appunto sul lungomare e lì potete trovare ristoranti, locali per passare piacevolmente, insomma, una serata. Questo è l'autogrill in cui ci siamo fermati. Come si chiama sto posto? E quello è esattamente il nostro vino. Guardate che bella cena. Butter coconut. Dei biscotti, sono praticamente dei crackers con una glassa allo zucchero sopra. Questo è il pezzo forte. Anacardi locali, chilometro zero. Stranamente sono solo anacardi, non c'è zucchero, non c'è sale, non c'è null'altro. E poi questo Dulcis in fondo, Ansel. Questi biscotti praticamente sanno di fruttella, non so se vi ricordate le fruttelle, ecco, hanno lo stesso sapore, una fruttella un po' croccante. Questo è on the way to El Nido, ci manca ancora almeno un paio d'ore, ci mancano, anche 2 ore e mezza, sono 100 km, ma per fare 100 km i tempi di percorrenza sono questi. Spiega perché stiamo mangiando questa roba. Perché diciamo è roba confezionata e non ci fidiamo molto a mangiare Dopo l'ultima volta. preparati, dopo l'ultima volta in barca, che insomma il nostro intestino diciamo che ne è un po' risentito. Lo mangiamo qui e stiamo credo per ripartire. E niente, speriamo di arrivare presto perché se vedete le facce insomma siamo abbastanza stanchi. Buongiorno. Questa è la vista montagna dalla nostra camera. Ora andiamo a fare colazione e poi una giornata di escursione. Triste? Sì, perché il nostro hotel si chiama Vegan and Vegetarian. Effettivamente la colazione non prevede nessuna base animale, quindi è solo base di verdure. Niente, frutta. non abbiamo neanche cenato ieri. Esatto, e stamattina la cosa un po' più allettante erano i pancake Con il mango. ma sì, un po' di frutta insomma e niente, ci limiteremo a quelli. Però è bellino, Molto bello, molto bello. Al momento ci hanno portato questa tisana con cannella, zenzero, ok, e curcuma, molto molto carina. Questo è il bicchierino, sembra quasi un bicchierino da sake, però aspettiamo il resto. Ed ecco qua i pancake vegani. Questa dovrebbe essere una compasta di mango, no? E questo è sciroppo di zucchero di cocco, quindi ora andiamo all'assaggio. Passa in montagna.
le uova, un gusto un po' più piatto, però diciamo i contorni sono buoni, quindi danno un po' una spinta di sapore. Questo è quello che è avanzato, però non è il mio, è il suo. Io il mio l'ho ripulito alla fine a fatica, perché veramente erano un po' tanti. Poi diciamo quando arrivi verso la fine manca un po' di contrasto acido dato dalla composta di frutta, quindi rimane un po' piatto, quindi è un po' difficile da mangiare. Però dai, alla fine Non era ci male. sta, no, non era così male, mi aspettavo di peggio. Adesso finiamo con il nostro infuso e poi saliamo in camera, ci cambiamo e andiamo a fare la nostra giornata in barca e facciamo un'escursione delle isole più vicino. Ciao! Oggi è un po' mossino. Speriamo che riusciamo a vedere qualcosina. Se vedete un po' sfocato è perché abbiamo il cellulare dentro una sacchetta impermeabile. Esattamente questa. Esatto. Addirittura XP8. E cos'è per quelli che non sapevano? Il grado no, di impermeabilità. Ok. Top. Non so quanto sia veritiero visto che abbiamo pagato 2,70 € l'una. Tanto non è che ci facciamo il bagno con questo. Mais du coup, que ici, c'était quand même super cool pour faire un peu de plongée, enfin de snorkeling, de voir, de nager. C'est une mode athlète. Ed eccoci qua. Come si chiama quest'isola? Fa parte di Martin Lock. Ok, siamo nel tour C di El Nido. Guardate che spettacolo. Abbiamo fatto la Small Lagoon e adesso ci troviamo su questa spiaggia dove faremo un po' di snorkeling e poi papperemo. Ecco qua, veramente bella. Our trip destination. This is the Pasandigan Beach. So our activity just for swimming, relaxing. Kalaki ba naman yan? The next morning. Comeremi bene. Vai. Mi piace farlo il bagno. Qui manco il bagno, perché è un po' C'è il
Kayak c'è la signora. Eh? C'è la signora. Attento alla palla, che se no me la prendi. Ah, qui è bello. Qui è bello, aspetta. Ah oui, il y a plusieurs Koh-Lanta qui ont été tournés dans le coin. Et celui de cette année, là, il a pas encore été, mais il a pas encore été diffusé, il commence à l'attendre. D'accord. Eh ben, il est... En tout cas, Ah bah du coup maintenant qu'on est venu, j'ai envie de le voir. Alors que je regarde pas Koh-Lanta. Moi, il y a des décors, ça me fait penser à Jurassic Park. Je sais pas si tu vois celui où ils sont. Dov'è che siamo? Snake Island. Questa è una lingua di sabbia che generalmente è un pochino più emersa. In realtà oggi la fa un pochino più e che dall'alto ricorda la forma di un serpente. Il concetto è che se lo vedi dall'alto c'è la forma del serpente, se lo vedi da qua è una striscia di sabbia in mezzo, però è bello perché comunque come vedete sono barche, qui sono le barche, quindi insomma l'acqua comunque è alta e quindi come la vedete? Un po'? Già è tanto che siamo riusciti a vederla, visto che sono stati praticamente presi da un acquazzone durante la nostra pausa pranzo. Su che isola? Su Intalula. Nulla. E abbiamo mangiato, siamo pieni, fa un po' freschetto